Ecco finalmente la puntata 0 della nuova rubrica nella quale faccio editing e post-produzione dei tuoi podcast. In questa prima puntata, la puntata 0, lavorerò sulla mia voce. Questo perché? Perché voglio che sia chiaro a tutti, perché secondo me non lo è ancora, che cosa accadrà durante questi video. Quindi saranno dei video dove io criticherò, in senso costruttivo ovviamente, l'audio che mi hai inviato spiegandoti come migliorarlo. Un po' di premesse. Ti chiedo, nel tuo unico interesse, di ascoltare questi video con le migliori cuffie che hai. Ti prego di non ascoltare dallo smartphone, da non ascoltare con gli auricolari dello smartphone o con le casse del computer. Perché questo? Casse, diciamo, del portatile, non delle casse monitor professionali. Questo perché? Perché quello che andrò a fare, se tu ascolti con gli auricolari, col telefono, eccetera, non te ne accorgi e quindi pensi che io non sto facendo nulla. Ok? Ma allo stesso modo, se tu lavori sul tuo podcast e aggiungi un'equalizzazione, una compressione, eccetera, non lo fai ascoltando con delle cuffie da studio, fai cose a caso. Ok? Perché tutte le altre cuffie che non sono cuffie da studio ti danno un suono falsato, soprattutto se usi cuffie hi-fi. Quindi questa è una premessa fondamentale, ma nel tuo interesse. Ok, in ogni video io andrò appunto a fare un po' di editing e poi andare ad aggiungere i plugin che servono. Anche se utilizzerò più o meno sempre gli stessi plugin, i settaggi saranno diversi perché ogni voce è diversa, ogni microfono è diverso, ogni stanza è diversa e ogni volume è diverso. Ok? Quindi non saranno tutti video identici, anche se andrò a usare molto spesso gli stessi plugin. Devi per forza avere i miei stessi plugin? Assolutamente no. No, perché quello che ti faccio vedere lo puoi fare con qualsiasi equalizzatore, qualsiasi compressore, eccetera, eccetera. Ok? Quindi massima tranquillità, massima libertà. Ti chiedo però di non copiare gli stessi settaggi che sto facendo io, soprattutto per l'equalizzazione, non tanto per la compressione, ma se vuoi imparare come usare il compressore, c'è un video sul mio canale dove ti spiego come farlo, quindi io do per scontato che già con la compressione siamo a posto, perché c'è un video dove ti spiego semplicissimamente come settare in maniera velocissima il compressore per la tua voce. Quindi, ok, detto questo, non devi copiare i miei settaggi, non perché siano miei, chi se ne frega, ma perché la tua voce è diversa, perché quello che va bene per la singola voce che ti faccio vedere in ogni puntata non vuol dire che vada bene anche per te. Ok? Chiarito questo, iniziamo. Quindi ascoltiamo questa voce. I podcast offrono un modo unico e coinvolgente per fruire contenuti. Nella nostra vita frenetica spesso non abbiamo il tempo di sederci e leggere un articolo o guardare un video. I podcast, invece, possono essere ascoltati mentre ci si sposta, mentre si fa jogging o si prepara la cena. E forse, ancora più importante, i podcast offrono un'esperienza più intima e personale rispetto ad altri media. Ascoltare un podcast è come avere una conversazione one-to-one con l'ospite. Questo crea un legame unico tra il podcaster e l'ascoltatore, un legame che può diventare incredibilmente prezioso nel contesto del marketing, come vedremo tra poco. Ok, allora abbiamo ascoltato quest'audio. Hai visto, non è perfetto perché c'è un errore. Hai notato che tra i vari blocchi di forme d'onda, vedi, provo a zoomare, qui c'è la mia voce che... qui ad esempio c'è la mia voce che riprende fiato, però guarda come sono separati. Ecco, in questo modo è molto semplice fare editing. Se tu lasci un unico blocco perché prendi fiato e ricominci da capo perché non riesci poi a fare un editing fatto bene. Quindi in questo modo io che cosa ho fatto? Ho letto, ok, poi mi sono fermato, ho ispirato, ho preso aria e sono ripartito. Poi mi sono fermato, ho preso aria e sono ripartito. In questo modo è molto più semplice fare editing. Comunque, che cosa si fa? Allora, la prima cosa, iniziamo a togliere un po' di cose inutili. Io vado veloce, ma ovviamente puoi farlo con tutta la calma del mondo. Allora, questa è la parte sbagliata. Ok, quindi vado ad eliminare questo pezzo. Ok, allora quello che faccio io è questo. Vedi, mi vado a separare i singoli blocchetti perché dopo faccio, te lo faccio sentire ovviamente, dopo faccio una cosa molto semplice. Quindi questo lo puoi copiare se ti va bene, poi ognuno fa come vuole. Anche qui nella post-produzione non c'è un giusto e uno sbagliato. Certo, ci sono delle cose che funzionano di più rispetto ad altre, però sei liberissimo di fare quello che ti pare. Quindi non prendere come questa cosa come ha detto Alessandro, lo devo fare così e quindi devo per forza fare così, perché puoi tranquillamente fare anche cose diverse.
Proviamo adesso a risistemarci un po' i blocchetti. Vediamo. I podcast offrono un modo unico e coinvolgente per fruire contenuti. Nella nostra Troppo attaccato, un po' più di spazio. contenuti. Nella nostra vita frenetica Ottimo. spesso non abbiamo il tempo di sederci e leggere un articolo o guardare un video. I podcast Ancora un po' più di guardare spazio. un video. I podcast, invece, Ok. possono essere ascoltati mentre ci si sposta, mentre si fa jogging o si prepara la cena. E forse, ancora più importante, i podcast o si Non sono prepara la convinto. cena. E forse, ancora Ok, più va bene. importante, i podcast offrono un'esperienza più intima e personale rispetto ad altri media. Ascoltare un Spazio. rispetto ad altri media. Ascoltare un podcast è come Ok. avere una conversazione one-to-one con l'ospite. Questo crea un legame unico tra il podcaster e l'ascoltatore, un legame che può diventare incredibilmente prezioso nel contesto del marketing, come vedremo tra poco. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Ora, hai sentito come ho fatto editing minimale, proprio minimale. Ho tolto la parte iniziale, la parte finale e ho spostato i blocchetti in modo da dare aria. Ok? Non devi attaccare tutto che sembra che non prendi fiato, è disumano. Tutti prendono fiato e soprattutto le pause sono fondamentali. Ok? Io parto un po' più avvantaggiato perché faccio questo lavoro da tempo, però non ho fatto nulla che tu non possa fare. Ok? Quindi vai tranquillo. Ok, allora fatto questo, procediamo in questo modo. Ti ripeto, in ogni video io cercherò di fare cose diverse, quindi in alcuni video ti faccio un esempio, parto con un'equalizzazione correttiva e poi aggiungo un'equalizzazione additiva, in altri video faccio tutto all'interno di un'unica equalizzazione, insomma un po' come mi viene e come richiede probabilmente la voce. Allora, partiamo direttamente, facciamo le cose semplici, quindi partiamo direttamente con un plugin. Io adoro questo plugin della Hornet, sono ragazzi italiani, si chiama Total EQ ed è questo. Molte persone usano il Fab Filter che costa un botto, è per carità meraviglioso, forse è il migliore che c'è al momento, ma costa un botto. Sinceramente a me non interessa spendere così tanti soldi per un plugin, anche perché questo l'ho pagato veramente 2 lire, perché spesso i ragazzi di Hornet li mettono veramente in super saldo, quindi 2 euro, 3 euro, 5 euro, cioè te lo puoi permettere anche tu, quindi non c'è nessun problema. Benissimo, ti faccio vedere come funziona. Allora, la prima cosa che faccio è questa. Vado a... Ora, eh, mi risulta difficile cioè insegnarti come usare l'equalizzatore e in più farti vedere come lavorare sulla voce. Veramente diventerebbe un video lunghissimo. Quindi io do per scontato che tu, facendo un po' di pratica, impari ad usare il tuo equalizzatore. Ok? Quindi ti faccio vedere direttamente che cosa faccio io e soprattutto lo faccio ascoltare. Allora, la prima cosa che faccio, mi vado a applicare un filtro a 60 Hz più o meno, ok? E gli do 0,8. Allora, riascoltiamo. Probabilmente non senti nulla, non senti la differenza neanche con le cuffie buone. Perché questo? Perché sto andando a eliminare tutte quelle frequenze dove non c'è la voce e si possono però annidare dei rumori. Ok, proviamo a riascoltare, ma ti ripeto, anche con le cuffie buone probabilmente non sentirai la differenza. Quindi tu dici, Ale, perché lo fai? Perché comunque lì ci sono delle frequenze. Proviamo a riascoltare con l'equalizzazione. I podcast offrono un modo unico e coinvolgente per fruire Provo a contenuti. toglierlo, Nella nostra vita frenetica spesso non abbiamo il tempo di sederci aggiungo, e leggere un articolo o guardare un video. I tolgo, podcast, invece, possono essere ascoltati aggiungo. mentre ci si sposta, mentre si fa jogging. Ok, è inutile che te lo faccio risentire tutto. Questa è la prima cosa che faccio con l'equalizzatore. Mi vado a togliere un po' di frequenze inutili. La seconda cosa che faccio, vado a vedere se ci sono delle criticità. Quindi qui stiamo lavorando, diciamo, in equalizzazione sottrattiva. Ok? Sottrattiva vuol dire sottrarre, vuol dire eliminare. Ok? Quindi stiamo andando a eliminare i difetti. Faccio un altro doppio clic e in questo caso, vedi, ho semplicemente creato una pallina, me la vado a portare in alto come gain, mi vado a stringere la curva, scusami, la campana, provo a premere play di nuovo, ti faccio risentire l'audio e questa volta andiamo a individuare frequenze fastidiose. Ok? Sentiamo. I podcast offrono un modo unico e coinvolgente per fruire contenuti. Nella nostra vita Ho frenetica isolato la spesso non frequenza. abbiamo il tempo di sederci e leggere un articolo o guardare un video. I podcast, invece, possono essere ascoltati mentre ci si sposta, mentre si fa Senti? jogging o si prepara la cena.
E forse, ancora più importante, i podcast offrono un'esperienza più intima e personale rispetto ad altri media. Ascoltare un podcast è come avere una conversazione one-to-one con l'ospite. Questo crea un legame unico tra il podcaster e l'ascoltatore, un legame che può diventare incredibilmente prezioso nel contesto del marketing, come vedremo tra poco. Allora, qui più o meno c'è una frequenza fastidiosa, te lo faccio Offrono un risentire. modo unico e coinvolgente per fruire contenuti. Nella nostra vita frenetica spesso non abbiamo il C'è una tempo di risonanza. sederci e leggere un articolo o guardare un video. I podcast, invece, possono essere ascoltati mentre ci si sposta, mentre si fa jogging o si prepara la cena. E forse, ancora più importante, i podcast offrono un'esperienza più intima e personale rispetto ad altri media. Ascoltare un podcast è come avere una conversazione one-to-one con l'ospite. Questo crea un legame unico tra il podcaster e l'ascoltatore, un legame che può diventare... Allora, proviamo a... Allora, nel momento in cui abbiamo individuato questa frequenza, andiamo a ridurre, ovviamente, io l'ho alzata semplicemente per andarla a individuare, ma andiamo a ridurre, facciamo, non so, meno 3 dB e gli stringiamo un pochino la campana. Ok, proviamo a sentire adesso con e senza. I podcast Con, offrono un modo unico e coinvolgente per fruire contenuti. senza. Nella nostra vita frenetica spesso non abbiamo il tempo di sederci e leggere un articolo o guardare un video. I podcast, Con. invece, possono essere ascoltati mentre ci si sposta, mentre si fa jogging o si prepara la cena. La differenza è minima, ma c'è. Ok, andiamo ancora avanti, andiamo a prendere altre frequenze. Chiudiamo un po' la campana, ripremiamo play e andiamo a sentire. I podcast offrono un modo unico e coinvolgente per fruire contenuti. Sulle alte ovviamente è Nella più facile nostra trovare vita risonanza. frenetica Senti, spesso non abbiamo il tempo di sederci e leggere un articolo o guardare un video. I podcast, invece, possono essere ascoltati mentre ci si sposta, mentre si fa jogging o si prepara la cena. E ok, gli diamo altri meno 3, poi andiamo a lavorare di fino, però per adesso facciamo in questo modo. Ok, proviamo a riascoltare. I podcast Con. offrono un modo unico e coinvolgente per fruire contenuti. Senza. Nella nostra vita frenetica spesso non abbiamo il tempo di sederci e leggere un articolo o guardare un video. I podcast, Con. invece, possono essere ascoltati mentre ci si sposta, mentre si fa jogging o si prepara la cena. Ok. In ultimo, andiamoci a prendere un'altra frequenza, sempre bell. Ok, andiamo a stringere. Andiamo a stringere, ok. Perché adesso ci andiamo a prendere le frequenze, quelle che normalmente si vanno a diminuire, a ridurre anche col DS. Quindi proviamo a prenderci le S fastidiose. Tu mi dici, ma come fai a sentire soltanto le S? Perché so in quale range di frequenze sono, quelle umane, quelle maschili, no? Tra i 4.000 e i 6.000 più o meno, tra i 5.000 e i 6.000, quello. Quindi I podcast offrono un modo Senti? unico e coinvolgente per fruire contenuti. Senti il podcast, senti? I podcast offrono un modo... Senti questa S sibilante, diciamo che più o meno l'abbiamo trovato, insomma, intorno a questo, e gli diamo un meno 6 e gli stringiamo la campana. Ok, proviamo a riascoltare. I podcast offrono un modo unico e coinvolgente per fruire contenuti. Senti, non dà più fastidio? I podcast offrono... Senza. I podcast offrono... Podcast, senti? I podcast offrono... Mettiamo l'equalizzazione. I podcast offrono... Ok, molto più gentile. Ok, diciamo, fermiamoci qua, insomma. Potremmo fare veramente un lavoro di cesello, però alla fine può anche andare bene così. Ok, fatto questo primo lavoro di equalizzazione, quello che vado a fare è fare quello che si chiama gain staging, ovvero matchare i livelli. Proviamo a togliere l'equalizzatore. Modo unico e coinvolgente per Questo è fruire il contenuti. gain. Nella nostra vita frenetica Attivo l'equalizzatore e mi spesso non abbiamo assicuro il che ci tempo sia di lo stesso sederci gain. e leggere un articolo o guardare un video. I podcast, invece, possono essere ascoltati mentre ci si sposta. Ok, ci siamo, ok? Il volume è lo stesso. Benissimo. Fatto questo, che cosa facciamo? Mi vado ad aggiungere un altro equalizzatore. Questa volta andiamo a lavorare sull'equalizzazione additiva. Proviamo a dargli un bump qua intorno ai... Aspetta, sempre bel.
Stringere. Ok, andiamoci a dare un bump intorno ai 100 Hz, perché qui è dove c'è il corpo della voce più o meno. Quindi proviamo a riascoltare senza e con. I podcast Questo è offrono un senza. modo unico e coinvolgente per fruire contenuti. Con. Nella nostra vita frenetica spesso non abbiamo il tempo Senti? di sederci e leggere un Senza. articolo o guardare un video. I podcast, invece, possono essere Corpo. ascoltati. Gli abbiamo dato un minimo di corpo in più. Un'altra cosa che si può fare è quello di andare a dare un po' di aria alla voce e quindi aggiungiamo un'altra frequenza qui e vediamo dove possiamo dare ariosità alla voce. In questo caso va ascoltata per capire qual è la frequenza. I podcast offrono un modo unico e coinvolgente per fruire contenuti. Nella nostra vita frenetica spesso non Senti come abbiamo già il si tempo apre? di sederci e leggere un articolo o guardare un video. I podcast, invece, possono essere ascoltati mentre ci si sposta, mentre si fa jogging o si prepara la cena. E forse, ancora più importante, i podcast offrono un'esperienza più intima e personale rispetto ad altri media. Ascoltare un podcast è come avere una conversazione Togliamo? one-to-one con l'ospite. Questo crea un legame unico. Senti? Ok? Intorno a queste frequenze qua, 3005 sono più o meno, c'è qualcosa di interessante. Quindi gli diamo, mettiamo 3 dB, ok? E lasciamo così. Proviamo a riascoltare, togliamo tutto. I podcast offrono un modo unico e coinvolgente per fruire contenuti. Attivo tutto. Nella nostra vita frenetica spesso non abbiamo il tempo di sederci e leggere un articolo o guardare un video. Aspetta. Non abbiamo tempo di sederci, voglio I risentire. podcast offrono un modo unico e coinvolgente per fruire contenuti. Qua. Nella nostra vita frenetica spesso non abbiamo il tempo. Spesso non abbiamo il tempo. Spesso non abbiamo il tempo. Proviamo a vedere questo spesso non abbiamo il tempo. Dove era? Era qua. Allora, proviamo a fare -8. Vediamo se lo risolviamo. Vita frenetica spesso non abbiamo il Spesso non abbiamo, mi piace di più. Proviamo anche ad aprire un pochino. nostra vita frenetica spesso non abbiamo il Ok, meglio. Non so se riesci a sentirlo. Spero tu abbia delle cuffie decenti perché sennò pensi che io non sto facendo nulla. Ok. Vediamo, visto che abbiamo finito, facciamo il test sempre del gain. Quindi togliamo tutto. I podcast offrono un modo unico e coinvolgente. Adesso attivo per vedere se il gain è lo stesso. Nella nostra vita frenetica spesso non abbiamo il tempo di sederci. Ok, questo è importante. Ok, benissimo. Ok, allora, fatto questo, io direi che possiamo aggiungere un compressore. Allora, ce ne sono diversi, proviamo ad aggiungere questo. Semplicissimo. Ora tu mi dirai, che Ale sto coso? Che compressore è? È un compressore iper semplice, quindi se sei all'inizio, prenditi questo. O comunque uno dei compressori semplificati. Perché? Perché ti semplifica la vita, scusa il gioco di parole. Proviamo a sentire senza il compressore. I podcast offrono un modo unico e coinvolgente. Adesso lo per attivo fruire e provo a contenuti. regolarlo. Nella nostra vita frenetica spesso non abbiamo il tempo di sederci e leggere un articolo Eccessivo. o guardare un video. I podcast, invece, possono essere ascoltati mentre ci si sposta, mentre si fa jogging o si prepara la cena. E forse, ancora più importante, i podcast offrono un'esperienza più intima e personale rispetto ad altri media. Ascoltare un podcast è come avere una conversazione one-to-one con Sentiamo il volume? l'ospite. Questo crea un legame unico tra il podcaster e l'ascoltatore, un legame che può diventare incredibilmente prezioso nel contesto del marketing, come vedremo tra poco. Allora, hai sentito che cosa ho fatto? Ho semplicemente aggiunto una compressione, non ho aggiunto il gate, non mi interessa in questo caso, gli ho dato una compressione e funziona. Te lo faccio risentire. I podcast offrono Senza. un modo unico e coinvolgente per fruire contenuti. Nella nostra vita frenetica spesso non abbiamo Con. il tempo di sederci e leggere un articolo o guardare un video. Ok, proviamo a riascoltare tutto senza e poi con. I podcast offrono un Così è la modo voce unico pulita. e coinvolgente per fruire contenuti. Con. Nella nostra vita frenetica spesso non abbiamo il tempo di sederci e leggere un articolo o guardare un video. Senza. I podcast, invece, possono essere ascoltati mentre ci si sposta, mentre si fa jogging o si prepara Con. la cena. E forse, ancora più importante, i podcast offrono un'esperienza più intima e personale rispetto. Ok, quindi magari in un prossimo video ti farò vedere anche altri compressori. Come vedi, io non sono uno di quelli che esagera, che fa chissà che,
perché alla fine non ce n'è bisogno, è una voce parlata. Ecco, forse l'ultima cosa che facciamo è questa. Giusto per dargli il famoso meno 14 LUFS di cui parlo in tutti i video. Ecco, allora io già ho aggiunto sul master, ma non l'ho ancora applicato, ovviamente, come vedi, questo plugin. C'è un video sul mio canale dove parlo appunto di questo plugin. Benissimo, che cosa faccio adesso? Proviamo ad ascoltare. I podcast offrono un modo unico e coinvolgente per fruire contenuti. Nella nostra vita frenetica spesso non abbiamo il tempo di sederci e leggere un articolo o guardare un video. I podcast, invece, possono essere ascoltati mentre ci si sposta, mentre si fa jogging o si prepara la cena. E forse, ancora più importante, i podcast offrono un'esperienza più intima e personale rispetto ad altri media. Ascoltare un podcast è come avere una conversazione one-to-one con l'ospite. Questo crea un legame unico tra il podcaster e l'ascoltatore, un legame che può diventare incredibilmente prezioso nel contesto del marketing, come vedremo tra poco. Ok, allora lui mi suggerisce di aggiungere 10, ok? Quindi riascoltiamo e vediamo se il nostro obiettivo, quello di raggiungere i meno 14 LUFS, lo centriamo. Se vuoi capire come funziona questo strumento, questo plugin nello specifico, c'è un video sul mio canale. Sul mio canale c'è un video per quasi tutto, quindi qualsiasi domanda ti viene in mente, valla a cercare prima sul mio canale, perché molto probabilmente c'è un video. Soprattutto se mi segui da un anno a questa parte, magari si è perso tutti i video che ho fatto all'inizio, che non sono vecchi, funzionano lo stesso. Proviamo a riascoltare, vediamo se abbiamo centrato l'obiettivo. I podcast offrono un modo unico e coinvolgente per fruire contenuti. Nella nostra vita frenetica spesso non abbiamo il tempo di sederci e leggere un articolo o guardare un video. I podcast, invece, possono essere ascoltati mentre ci si sposta, mentre si fa jogging o si prepara la cena. Vedi? E forse, ancora più importante... Mi fermo, ma va bene. Abbiamo raggiunto i meno 14 LUFS. Ecco, a questo punto noi possiamo andare dentro Reaper, ma puoi andare in qualsiasi software tu voglia. Ecco qui, ci andiamo a esportare il nostro file a 48.000 Hz o 96.000, cioè quello che ti pare, in formato Wave, 24 bit, bla bla bla, esportiamo. Questo è quello che io volevo farti vedere. Ora, io l'ho fatto sulla mia voce, quindi diciamo che più o meno era più facile per me. Però dal prossimo video in poi, questa era la puntata 0, quindi dal video numero 1 in poi lavorerò sulla tua voce. Ora, ancora una volta, non copiare quello che io ho fatto, perché la mia voce è diversa dalla tua, il mio microfono è diverso dal tuo, la mia stanza è diversa dalla tua, il mio modo di parlare al microfono è diverso dal tuo, il volume è diverso dal tuo. Quindi anche se tu ti compri gli stessi plugin, utilizzi Reaper, eccetera, eccetera, non otterrai lo stesso risultato. Non perché il mio è migliore, il tuo peggiore, assolutamente no, per queste differenze che ti ho appena raccontato, ok? Quindi, che cosa fai? Capisci che cosa ho fatto? Applica lo stesso meccanismo anche a te, ok? Nel momento in cui fai questo, vedrai che i tuoi podcast suoneranno infinitamente meglio. Quindi, se ancora non l'hai fatto, inviami i tuoi file audio, vedi, trovi un video sul mio canale dove ti chiedo delle specifiche, perché se non rispetti quelle specifiche non faccio il video sul tuo audio, perché mi serve il file in quel modo. Benissimo, quindi vatti a vedere quel video oppure chiedimi informazioni qui e ti rispondo. E niente, noi ci vediamo prossima volta con la puntata numero 1.